Vuoi realizzare uno scaldacollo all'uncinetto unisex adatto sia per uomo che per donna, con un punto di lavorazione super particolare ma super semplice, senza segni di apertura o chiusura a giro, che puoi interamente personalizzare in tutte le misure? Allora questo è il video giusto per te. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. In questo video andiamo a realizzare uno scaldacollo interamente personalizzabile in tutte le misure, utilizzando una variante del punto grana di riso all'uncinetto. Questa è la texture del nostro punto vista dall'esterno del progetto e questa è la texture vista dall'interno. È un punto semi-reversibile e ti mostrerò come realizzarlo con pochi e semplici step e soprattutto senza alcun segno di apertura o chiusura a giro. Infatti, come puoi vedere sia nella parte superiore che nella parte inferiore del nostro progetto, non è presente alcun scalino. Uno scaldacollo perfetto per noi o da regalare, per uomo, donna, adulto o bambino e soprattutto interamente personalizzabile. Siamo infatti noi a decidere tutte le dimensioni del nostro progetto. Se desideriamo, come nel mio caso, uno scaldacollo aderente, uno scaldacollo a più giri, più alto o più basso, non dovremo far altro che variare il numero di catenelle iniziali e il numero di giri di lavorazione. Punto di forza di questo progetto il filato che ho scelto di utilizzare. Lo vediamo adesso insieme nella sezione del video dedicata ai materiali e ovviamente passiamo poi a uncinettare il nostro progetto. E ricorda, se questo scaldacollo sarà di tuo gradimento, non dimenticare un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. E non dimenticare di condividere questo progetto con tutti i tuoi amici, utilizzando il pulsante condividi presente sempre sotto il video. Per questo progetto ho scelto un filato che racchiude la pura lana vergine e l'acrilico di alta qualità. Si tratta di Moderà di lanaio.it. Siamo davanti ad un filato made in Italy estremamente versatile e facile da utilizzare. La sua composizione si presta a creare capi sia per l'inverno che per l'estate, poiché è in grado di mantenere la temperatura del corpo sempre costante. Moderà è composto dal 70% pura lana vergine e dal 30% di fibra acrilica di alta qualità lavabile in lavatrice. La lana vergine che viene utilizzata da lanaio.it è nota per la sua resistenza, morbidezza e appunto la capacità di mantenere il calore. La fibra acrilica invece rende il filato più resistente all'usura e alla deformazione, oltre ad aumentarne la durabilità nel corso del tempo. Il singolo gomitolo pesa 50 grammi per una lunghezza di circa 91 metri. Uncinetto e ferri da maglia consigliati 4,5 oppure 5. Il filo si presenta ben ritorto, perfetto anche per i super principianti sia del lavoro a maglia sia dell'uncinetto. Scorre facilmente su qualsiasi strumento, rendendo semplice anche la creazione di punti complessi. Oltre ad essere un filato mullesin free, come anticipato è anche lavabile in lavatrice e disponibile in tantissimi colori diversi. In particolare questa tonalità di marrone che mi ricorda tantissimo le castagne autunnali lo puoi trovare con il codice 19034 direttamente sul sito di lanaio.it. Indicata sullo schermo troverai la quantità esatta di filato utilizzata per il progetto di questo tutorial e ti invito inoltre a dare uno sguardo al programma Fedeltà di lanaio.it. Ogni volta che acquisti un gomitolo sul loro sito vai ad accumulare dei punti che potrai trasformare in sconti su tutti i tuoi prossimi acquisti. Trovi il link al programma Fedeltà Premiati di Lana sempre scritto sullo schermo e anche nel box informazioni subito sotto il video. Per realizzare la texture, la trama del nostro scaldacollo che hai visto nelle immagini di anteprima del nostro progetto, dobbiamo avviare un numero di catenelle di numero pari. Tutte le misure sono a piacere, siamo noi a decidere la larghezza e l'altezza del nostro scaldacollo
in base al nostro gusto e alle nostre esigenze. Quante catenelle dobbiamo avviare? Non esiste una risposta precisa a questa domanda perché dipende dalle dimensioni scelte per il nostro scaldacollo, dalla tipologia di filato, dal numero di uncinetto e dalla nostra mano di lavorazione. L'unico modo per avere una risposta certa a questa domanda è fare un campione del nostro punto e le dovute proporzioni in centimetri. Se non sai come realizzare il campione, come sfruttarlo per ottenere queste informazioni, puoi scoprirlo all'interno dei miei corsi di uncinetto online che trovi nel box informazioni subito sotto il video. Per quanto riguarda il numero di uncinetto numero 6. Nel mio caso ho avviato 120 catenelle che corrispondono stese in lungo sul tavolo a circa 86 cm. Queste catenelle devono essere ora chiuse in circolare, dopodiché vi do anche la misura in centimetri delle catenelle una volta chiuse. Verifico quindi che siano tutte rivolte nello stesso verso. Non devono esserci torsioni di questo tipo. Dopodiché con l'uncinetto vado ad entrare qui, nella prima catenella lavorata, prendo il filo e chiudo il tutto con un punto bassissimo. Chiuse in circolare le mie catenelle, il mio scaldacollo ha una larghezza di circa 43 cm. Questa misura dopo alcuni giri andrà ad aumentare perché quando lavoriamo all'interno delle catenelle queste vanno un pochino a dilatarsi. Con l'uncinetto devo ora rientrare qui, nella stessa catenella dove sono entrata per chiudere il tutto con un punto bassissimo. Entro all'interno, prendo il filo e lavoro un punto basso, che vi consiglio di segnare con un marcatore. Dopodiché realizzo una catenella che in questo caso va a sostituire un punto. Devo infatti saltare la catenella successiva e andare nella seguente, dove lavoro un punto basso. Realizzo una catenella, salto un punto di base, nel successivo punto basso. Questa è la sequenza di punti che dobbiamo ripetere per tutto il giro. Catenella, salto un punto di base, nel successivo punto basso. In questo modo tra un punto basso e l'altro si vengono a creare dei piccoli spazi, proprio qui sotto le catenelle. Proseguiamo in questo modo fino al termine del giro. Al termine del giro, se abbiamo lavorato correttamente, l'ultimo punto disponibile deve essere sostituito da una catenella. Per chiudere questo giro e cominciare il successivo, l'ultima catenella da lavorare la andiamo a sostituire con un punto bassissimo. Vediamo come. Abbiamo qui la prima maglia bassa del giro segnata con un marcatore. Entriamo sotto ad entrambe le costine della maglia segnata col marcatore, lo rimuoviamo, prendiamo il filo e chiudiamo con un punto bassissimo molto morbido. Così questo punto bassissimo va a sostituire questo punto sulla base e abbiamo chiuso il nostro giro in modo invisibile. Nel giro successivo dobbiamo ripetere la stessa sequenza di punti, ma con una piccola variazione. Sopra le maglie basse dobbiamo lavorare le catenelle e in corrispondenza delle catenelle dobbiamo lavorare dei punti bassi, in un modo un po' particolare. In questo momento noi siamo esattamente sopra a un punto basso. Lo dobbiamo saltare e spostarci qui a sinistra nel primo spazio libero successivo. Infatti abbiamo maglia bassa, catenelle maglia bassa. Per fare questo, con l'uncinetto andiamo sotto al primo spazio, prendiamo il filo e lavoriamo un altro punto bassissimo. Questo punto bassissimo non lo dobbiamo considerare, ci serve solamente come ponte per arrivare qui. Infatti questo non sarà considerato come il primo punto del giro. In questo momento siamo sopra a questo spazio e
sotto di noi c'è la catenella che abbiamo saltato all'inizio della nostra lavorazione. Con l'uncinetto dobbiamo infatti entrare in questa catenella, prendere il filo, portarlo attraverso, alzarlo un pochino in modo da essere esattamente alla stessa altezza con entrambe le asole e lavorare un punto basso. Questo sarà il primo punto del nostro giro che segniamo con un marcatore. Davanti a noi abbiamo ora un punto basso, lo andiamo a sostituire con una catenella e ci spostiamo qui, nello spazio successivo. Abbiamo catenella, spazio e una catenella qui sotto. Vi entriamo, prendiamo il filo, allunghiamo, punto basso. Davanti a noi c'è un punto basso, catenella, lo saltiamo, andiamo nello spazio successivo, nella catenella sottostante, quella rimasta libera, lavoriamo un punto basso. Questo sarà l'effetto che andremo ad ottenere. Dobbiamo proseguire in questo modo fino al termine del nostro giro. Davanti alla maglia bassa lavoriamo una catenella e dove c'è una catenella scendiamo alla base e lavoriamo un punto basso. Ed eccoci al termine del giro. Che cosa abbiamo davanti a noi? Un punto basso, la maglia bassissima con la quale abbiamo chiuso il giro precedente, la maglia bassissima che ci ha consentito di spostarci sullo spazio a sinistra per lavorare il primo punto basso del giro, quello segnato col marcatore. Questa maglia bassa viene sostituita da una catenella. Qui la maglia bassissima con la quale abbiamo chiuso il giro precedente va di fatto a sostituire una catenella e subito sotto c'è una catenella disponibile. Quindi scendo qui sotto la maglia bassissima nella catenella lasciata libera sulla base e lavoro l'ultimo punto basso del giro. Per poter chiudere mi serve una catenella che vada a sostituire questo punto basso. Invece di realizzare la catenella, realizzo il punto bassissimo. Quindi vado qui, sotto il punto segnato col marcatore, tolgo il marcatore, prendo il filo e realizzo un punto bassissimo super morbido. Abbiamo così completato il nostro secondo giro. Cominciamo il terzo, quello che andremo poi a ripetere per tutto il nostro progetto. Come prima siamo sopra ad un punto basso, quindi ci dobbiamo spostare qui. Andiamo sotto a questa catenella all'interno dello spazio e realizziamo un punto bassissimo. Ricordiamo che questo punto bassissimo non lo dobbiamo considerare, ci serve solo per spostarci qui. Abbiamo così lo spazio e subito sotto, proprio qui, un altro punto basso. Eccolo qua. Con l'uncinetto andiamo qui sul punto basso e vi lavoriamo il primo punto basso del nostro giro, che segniamo con un marcatore. E ricominciamo con la nostra sequenza di punti. Punto basso, sostituito da una catenella. Spazio successivo. Non entro qui, non entro nello spazio, ma entro sul punto basso sottostante. Prendo il filo, allungo, punto basso, catenella, salto questo punto basso, spazio successivo, entro qui sul punto basso sottostante. Proseguo in questo modo fino al termine del mio giro. Ed eccoci a ripetere i passaggi per la chiusura. Davanti a noi maglia bassa, maglia bassissima con la quale abbiamo chiuso il giro precedente, una maglia bassissima che copre questo punto basso e il primo punto del giro. Questa maglia bassa è sostituita da una catenella.
Dobbiamo lavorare un punto basso nel punto sottostante la maglia bassissima con la quale abbiamo chiuso il giro precedente. Questa è la maglia bassissima, scendo sul punto sottostante, prendo il filo, punto basso. Qui abbiamo maglia bassa con maglia bassissima sopra, lo andiamo a sostituire con un altro punto bassissimo invece di una catenella. Quindi andiamo sul primo punto del giro, quello segnato con un marcatore, lo togliamo, prendiamo il filo, punto bassissimo. Sappiamo già come cominciare il giro successivo, perché ci spostiamo qui sul primo spazio a sinistra, maglia bassissima, scendiamo qui sul punto basso sottostante lo spazio e lavoriamo il primo punto basso del giro che segniamo con un marcatore. Lavorando questi primi giri vi sarete sicuramente accorti di un particolare. La nostra chiusura del giro si è spostata verso sinistra. Infatti siamo partiti da qui, dove c'è il nodino iniziale del nostro progetto, e ora la nostra chiusura è in questo punto, quindi alla sinistra rispetto all'avvio. Questo è assolutamente normale, ma è anche l'unico modo per ottenere un effetto compatto con apertura e chiusura a giro invisibile. Quindi nel corso del vostro progetto, se vedete la chiusura spostarsi sempre verso sinistra, tutto ciò è assolutamente normale, perché di fatto noi andiamo a lavorare il primo punto del giro sempre nel primo spazio libero alla sinistra di dove andiamo ad eseguire la chiusura del giro precedente. Questi sono quindi tutti i passaggi che dobbiamo ripetere, giro dopo giro, fino ad ottenere un risultato come questo. Ho lavorato fino a raggiungere un'altezza complessiva di circa 14 cm. Siamo ovviamente noi a decidere l'altezza del nostro scaldacollo in base al nostro gusto e alle nostre esigenze. Più giri di lavorazione andiamo ad eseguire, più alto diventerà il nostro progetto. Raggiunta quindi l'altezza desiderata, vediamo insieme come concludere il nostro scaldacollo. Eccoci al termine del nostro giro. Qui abbiamo il primo punto segnato con un marcatore e abbiamo lavorato l'ultimo punto basso. Invece di realizzare la maglia bassissima con la quale andiamo a chiudere ogni giro, allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo lasciandone un pochettino in più. Sfiliamo il tutto e poniamo il filo su un ago. Con il nostro ago entriamo da dietro, in questo modo, sotto ad entrambe le costine della maglia segnata con il marcatore. Lo rimuoviamo e portiamo il filo verso di noi. Dopodiché torniamo indietro all'ultimo punto basso lavorato, questo qui, e passiamo con il nostro ago al centro tra le due costine che compongono il punto, portando così il filo lontano rispetto a noi e all'interno del nostro progetto. E abbiamo così chiuso la lavorazione del nostro scaldacollo in modo invisibile senza alcun scalino. Utilizzando l'ago andiamo a bloccare il filo in eccesso al di sotto dei punti appena lavorati. E il mio scaldacollo è pronto per essere indossato. Ed eccoci arrivati al termine del nostro tutorial. Abbiamo realizzato il nostro scaldacollo con una variante del punto grana di riso. Vediamo come si presenta all'esterno il nostro punto e anche all'interno. Un progetto unisex, adatto quindi sia per uomo che per donna, adulto e bambino, andando semplicemente a variare le misure che, vi ricordo, siete voi a decidere.
Avete apprezzato questo progetto? Se sì, fatemelo sapere con un bel pollice in su e con un commento proprio qui sotto il video. E se non volete perdervi altri tutorial di progetti abbigliamento particolari, li trovate in una playlist dedicata proprio qui sul mio canale YouTube. E vi ricordo poi il meraviglioso filato che ho utilizzato, Modera di lanaio.it, in questo color marrone che ricorda proprio le castagne autunnali. Lo trovate insieme a tantissimi altri colori e tantissimi altri filati sempre sul sito di lanaio.it, che trovate scritto qui sullo schermo e nel box informazioni sotto il video. Perciò con questo nuovo progetto realizzato con Moderà vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in una nuova pubblicazione qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento.